Lezione 1. Osservare i cambiamenti. È interessante riflettere sul comportamento delle persone che hanno vissuto in questo periodo. Assolutamente. I cambiamenti sono sembrati così significativi nel corso degli anni. Quali tipi di cambiamenti pensi abbiano avuto il maggiore impatto sul comportamento delle persone? Credo che i progressi tecnologici abbiano avuto un ruolo fondamentale nel plasmare il nostro modo di interagire. Ottima osservazione. I social media hanno trasformato il nostro stile di comunicazione. Vero? Le persone sono più connesse, ma a volte la cosa sembra meno personale. Esatto. È un'arma a doppio taglio. Come pensi che influisca sulle relazioni? Penso che possa creare incomprensioni, ma anche favorire nuove connessioni. Sì, si tratta di trovare un equilibrio tra interazioni online e di persona. Lezione 2. Preparare i bagagli per l'avventura. Non dimenticare di mettere in valigia scarponi da trekking, crema solare, repellente per insetti e un kit di pronto soccorso. Assolutamente sì! Sono elementi essenziali per un'escursione sicura e piacevole. Di cos'altro pensi che potremmo aver bisogno per il nostro viaggio? Magari qualche spuntino e tanta acqua per rimanere idratati. Ottima idea! Le barrette energetiche sono sempre una buona scelta. Sì, e dovremmo anche portare una mappa o scaricare qualche app per l'escursionismo. Che intelligenza! È facile perdersi senza una guida adeguata. Assolutamente sì! Non vedo l'ora di esplorare i sentieri e godermi la natura. Anch'io. Sarà un'avventura indimenticabile. Lezione 3. Cucinare insieme. Ottimo piano. Inizierò facendo soffriggere le cipolle e l'aglio. Sembra perfetto! Quei sapori valorizzeranno davvero il piatto. Dopodiché posso aggiungere i pomodori e lasciarli cuocere a fuoco lento. Ottimo! Dovremmo condirlo durante la cottura? Sì, aggiungendo qualche erba aromatica il piatto diventerà ancora più saporito. Quali erbe pensi che dovremmo usare? Basilico e origano si sposano bene. Li adoro! Faranno anche profumare il pasto in modo delizioso. Non vedo l'ora di assaggiarlo quando sarà tutto pronto. Lezione 4. Piani di viaggio. Quanto tempo rimarrai? Solo per una settimana, poi ritorno a casa. Sembra fantastico. Una settimana è un buon periodo di tempo per rilassarsi. Esatto! Voglio esplorare il più possibile durante quel periodo. Hai pianificato un itinerario specifico? Ho in mente alcuni posti, ma sono aperto anche ai suggerimenti. Questo è il modo migliore di viaggiare. Esplorare spontaneamente può portare a grandi avventure. Assolutamente sì! Adoro scoprire tesori nascosti lungo il cammino. Sarà sicuramente un viaggio emozionante. Lezione 5. Mantenere la motivazione. Come fai a restare motivato ad andare in palestra ogni giorno? Trovo un compagno di allenamento e ci sentiamo reciprocamente responsabili. Questa è una strategia intelligente. Avere supporto fa una grande differenza.
Certamente, è più divertente allenarsi insieme. Hai un programma fisso per i tuoi allenamenti? Sì, di solito ci incontriamo la mattina per iniziare bene la giornata. È un ottimo modo per mantenersi energici. Che tipo di allenamento fai? Per rendere le cose più interessanti, le mescoliamo con esercizi cardio e di forza. Sembra un piano solido. Forse dovrei unirmi a voi due prima o poi. Lezione 6. Disponibilità delle stanze. Sì, abbiamo una stanza per te. Fantastico! Non vediamo l'ora di tornare. Quali servizi offrite? Disponiamo di piscina, palestra e colazione gratuita inclusa. Sembra fantastico! La piscina è aperta tutto l'anno? Sì, lo è. È riscaldato, quindi puoi godertelo anche d'inverno. Perfetto! Adoro nuotare. E la palestra? La palestra è ben attrezzata con tutti i macchinari più moderni. Fantastico! Voglio assolutamente continuare ad allenarmi. Assolutamente sì. Puoi anche esplorare i sentieri escursionistici nelle vicinanze. Lezione 7. Anastasia e la rivoluzione russa. La storia di Anastasia e della rivoluzione russa è davvero affascinante. Sì, il XX secolo ha portato molti cambiamenti in Russia. E infatti, la storia di Anastasia è un mix di mistero e tragedia. Esatto! Quali pensi siano stati gli effetti più significativi della rivoluzione? La caduta della monarchia segnò un enorme cambiamento nelle dinamiche di potere. Esatto! Ha cambiato la vita di molte persone, compresa la famiglia reale. Mi chiedo come sarebbe stata diversa la vita di Anastasia senza la rivoluzione. È intrigante pensarci. È nata in una situazione così privilegiata. Sì, e poi tutto è cambiato in modo così drammatico. Lezione 8. Viaggio a Bali. Di recente, il mese scorso, sono andato a Bali. Sembra fantastico. Bali ha posti davvero interessanti da esplorare. Davvero. Le spiagge e i templi erano assolutamente spettacolari. Hai visitato qualche tempio in particolare? Sì, ho visitato il tempio di Uluwatu, la vista da lì era mozzafiato. Ho sentito dire che il tramonto è spettacolare. Davvero. I colori del cielo erano incredibili. Cos'altro ti è piaciuto di Bali? La cucina locale era deliziosa. Ho provato tantissimi piatti nuovi. Lezione 9. Suonare il pianoforte. Suoni il pianoforte? Sì, certo. È uno dei miei hobby preferiti. Fantastico. Ti esibisci in qualche band o sei solista? Suono principalmente da solista, ma ho fatto parte di alcuni piccoli ensemble. Sembra divertente. Che genere di musica ti piace suonare? Amo la musica classica, ma mi piace anche il jazz. Il jazz suonato al pianoforte deve essere davvero espressivo. Lo è,
L'improvvisazione aggiunge così tanto carattere alla musica. Mi piacerebbe molto sentirti suonare qualche volta. Lezione 10. Una storia personale. È una storia che non ho letto in un libro né imparato a scuola. Davvero? Cosa intendi? L'ho visto e vissuto, proprio come molti di voi. Sembra intrigante. Di cosa parlava questa esperienza? Si trattava di superare le sfide e scoprire la resilienza. Questo tipo di storie sono spesso le più incisive. Esatto. Ci insegnano lezioni che non possiamo imparare solo studiando. Sono completamente d'accordo. Le esperienze di vita reale plasmano chi siamo. Sì, e spesso ispirano anche gli altri. Lezione 11. Passione per la fotografia. Anche con una semplice configurazione, una macchina fotografica può scattare foto meravigliose. È proprio vero. È tutta una questione di prospettiva e di momento. Esatto. Cosa ti piace fotografare di più? Adoro catturare la natura e i momenti spontanei delle persone. Sono argomenti fantastici. Raccontano storie così ricche. Sì, ogni foto può evocare emozioni diverse. C'è una foto che ti è piaciuta di recente? Sì, è uno scatto di un tramonto sulle montagne. Sembra fantastico. Mi piacerebbe vederlo un giorno. Lezione 12. Prenotazione biglietti. Pianifichiamo 2 proiezioni, una al mattino e l'altra nel tardo pomeriggio. Sembra fantastico. Allora prenotiamo i biglietti per il pomeriggio. Ottima idea. Ci darà il tempo di esplorare prima dello spettacolo. Esatto. Possiamo anche pranzare qui vicino. Hai in mente un ristorante specifico? Ho sentito grandi cose su quel ristorante italiano dietro l'angolo. Perfetto. Adoro la cucina italiana. Qual è il tuo piatto preferito? Io non so resistere a una buona lasagna. E tu? Sono un fan degli spaghetti alla carbonara, sono così ricchi e deliziosi. Lezione 13. Decisioni sagge. Allora facciamolo. Meglio essere prudenti, no? Penso che sia una decisione saggia. Esatto. È sempre bene prepararsi all'imprevisto. Secondo te, a cosa dovremmo dare priorità durante il nostro viaggio? Penso che dovremmo concentrarci prima di tutto sull'imballaggio delle cose essenziali. D'accordo, così non dimenticheremo nulla di importante. Dovremmo anche creare una lista di controllo per tenere traccia. Sì, ci aiuterebbe sicuramente a rimanere organizzati. Allora andiamo. Sarà divertente prepararci insieme. Lezione 14. Le fattorie della Nuova Zelanda. Sapevi che le fattorie della Nuova Zelanda sono famose anche per la loro deliziosa frutta? Sì, ho sentito dire che i loro kiwi e le loro mele sono eccezionali. Esatto. Il clima lì è perfetto per coltivare una varietà di frutti.
Mi piacerebbe molto visitare quelle fattorie un giorno. Sarebbe fantastico vedere i frutteti di persona. E assaggiare la frutta fresca direttamente dall'albero sembra delizioso. Assolutamente. Hai un frutto neozelandese preferito? Penso che mi piacerebbero molto le loro ciliegie. Ho sentito dire che sono dolci e succose. Davvero? Organizziamo un viaggio lì un giorno. Lezione 15. Aspirazioni presidenziali. Sai, è affascinante come una figura possa essere così nota anche al di fuori del Texas. Assolutamente. Viene da chiedersi perché così tante persone volessero che si candidasse alla presidenza nel 2000. Vero? Sembra che persino persone provenienti da altri stati abbiano visto qualcosa di speciale in lui. Forse erano il suo carisma o le sue politiche ad avere successo tra il pubblico. Esatto. È interessante come una personalità possa trascendere i confini regionali. Credi che il suo passato abbia avuto un ruolo in questo fascino? Certamente. Le sue esperienze hanno plasmato la sua visione e lo hanno reso un punto di riferimento per molti. E non è interessante come la copertura mediatica possa amplificare tali cifre? Certamente. I media possono creare una narrazione che influenza significativamente la percezione del pubblico. Lezione 16. Iniziative verdi. Credo che sostenere le organizzazioni che piantano alberi potrebbe davvero fare la differenza. Ottima osservazione. Gli alberi svolgono un ruolo cruciale nel nostro ambiente. Sì, certo. Non solo forniscono ossigeno, ma aiutano anche a combattere il cambiamento climatico. Esatto. In più, creano habitat per innumerevoli specie. E non dimentichiamo come valorizzano la bellezza delle nostre comunità. Assolutamente sì. È come restituire qualcosa alla natura migliorando al contempo ciò che ci circonda. Pensi che le persone stiano diventando più consapevoli di questo problema? Lo spero. La consapevolezza è il primo passo per realizzare un cambiamento positivo. È stimolante vedere individui e gruppi impegnarsi per un futuro più verde. Lezione 17. Gestione del progetto. Dobbiamo davvero monitorare tutto, è fondamentale per il successo del progetto. Sì, sono pienamente d'accordo. Una comunicazione eccellente è fondamentale per evitare malintesi. E non possiamo permetterci ritardi, ogni passo è importante per rispettare la scadenza. Esatto. È importante rimanere sulla buona strada, soprattutto con così tante parti in movimento. Hai verificato con la squadra i progressi compiuti? Non ancora, ma ho intenzione di farlo più tardi oggi per assicurarmi che tutti siano allineati. Sembra fantastico. È fondamentale tenere tutti informati e motivati. Assolutamente sì. Il morale del team può davvero influenzare la produttività. Cerchiamo di mantenere questo slancio mentre andiamo avanti. Lezione 18. Etichetta sociale. È interessante come essere educati possa davvero cambiare le dinamiche sociali. È vero. Una persona educata spesso evita di irritare gli altri, soprattutto nei luoghi pubblici. Esatto. Piccole cose, come non tenere la musica troppo alta, possono fare molto.
Sì, dimostra considerazione per chi ti circonda. Essere consapevoli di ciò che ci circonda fa parte dell'essere rispettosi. Assolutamente sì. L'obiettivo è creare un ambiente piacevole per tutti. Pensi che oggigiorno le persone stiano diventando meno consapevoli dell'etichetta sociale? A volte sembra così, ma credo che molti diano ancora valore alla cortesia. Giusto. La gentilezza può davvero fare la differenza nelle interazioni. Lezione 19. Ritorno a casa. È sempre felice di tornare a casa in Galles, dove vivono i suoi amici. Sembra fantastico. C'è qualcosa di speciale nel tornare in luoghi familiari. Assolutamente sì. È confortante essere circondati da amici e familiari. E non è fantastico riconnettersi con i propri cari dopo essere stati lontani? Sì. Quei momenti creano ricordi duraturi e rafforzano i legami. Inoltre, è bello condividere storie ed esperienze del tempo trascorso lontano. Esatto. È come aggiornarsi a vicenda sulle nostre vite. E trovarsi in un ambiente che ti sostiene può essere davvero rigenerante. Certamente. È importante avere un posto in cui sentirsi a casa. Lezione 20. Ospitalità. Vogliamo che ogni ospite trascorra un soggiorno confortevole presso di noi. Questo è un aspetto fondamentale dell'ospitalità. Il comfort è fondamentale. Assolutamente sì. Fa un'enorme differenza nell'esperienza complessiva. Inoltre, un'atmosfera accogliente incoraggia gli ospiti a tornare. Esatto. L'obiettivo è creare un'esperienza memorabile. Pensi che piccoli gesti possano aumentare il comfort? Certamente. Piccole cose come asciugamani puliti o un caloroso benvenuto possono fare la differenza. Sì, sono proprio questi dettagli curati che gli ospiti apprezzano di più. E nel settore dell'ospitalità è essenziale garantire che tutti si sentano apprezzati. Lezione 21. Consigli di viaggio. Ci sono così tante attrazioni, è travolgente. Lo so, ci sono sistemazioni consigliate in questa zona? Sì, sicuramente. Ho sentito parlare molto bene di alcuni hotel della zona. Buono a sapersi. Alloggi confortevoli possono migliorare l'esperienza di viaggio. Esatto. È bello avere un posto accogliente in cui tornare dopo aver esplorato. E la vicinanza alle attrazioni rende il tutto ancora più piacevole. Sì. La comodità è fondamentale quando si viaggia. Quindi, quando viaggi preferisci gli hotel o le case vacanze? Di solito propendo per le case vacanza perché hanno un'atmosfera più familiare. Lezione 22. Vivere a prezzi accessibili. Ho trovato un posto per $300 al mese, utenze incluse. Sembra un'offerta incredibile. Come l'hai trovata? Ho visto un annuncio online e ho deciso di chiamare prima delle 6, come mi avevano suggerito. Mossa intelligente. È sempre meglio agire in fretta quando si trova qualcosa di conveniente. Certamente. Sono rimasto sorpreso da quante opzioni ci siano.
È bello vedere che ci sono ancora delle scelte convenienti. Vero? Soprattutto nel mercato odierno, dove i prezzi possono essere così alti. Hai intenzione di visitare il posto presto? Sì, voglio provarlo e vedere se soddisfa le mie esigenze. Lezione 23. L'eredità olimpica. Il movimento olimpico non è stato fondato qualche decennio fa. Sì, lo era. Tuttavia, non è chiaro se il CIO stia seguendo il piano originale del suo fondatore. È un punto interessante. La visione sembra essersi evoluta nel tempo. Assolutamente sì. L'attenzione si è spostata in modi che alcuni potrebbero non condividere. Pensi che i cambiamenti siano stati positivi per i giochi? È difficile dirlo. Alcuni aspetti sono sicuramente più commercializzati ora. Vero. C'è un equilibrio che deve essere mantenuto tra sport e business. Esatto. Preservare lo spirito dei giochi è fondamentale per la loro integrità. Sarà interessante vedere come il movimento continuerà a evolversi in futuro. Lezione 24. Consigli pratici. Sì, ho qualche buon consiglio per la comodità. È davvero utile. Ottimo sentirlo. Ma perché hai bisogno di consigli? Sono sempre alla ricerca di modi per rendere le attività quotidiane più semplici ed efficienti. Ha senso. Piccoli accorgimenti possono far risparmiare un sacco di tempo. Esatto. Ho scoperto che pianificare in anticipo aiuta davvero a snellire la mia giornata. Assolutamente sì. Hai delle routine specifiche che segui? Sì, certo. La mattina è fondamentale, quindi preparo tutto la sera prima. È un approccio intelligente. Dà un tono positivo al resto della giornata. Sì, e mi dà più tempo per altre attività che mi piacciono. Lezione 25. Sfide sportive. Durante la stagione gli sono stati lanciati molti tiri. Sembra che abbia dovuto affrontare una bella sfida. Come l'ha gestita? Nonostante le prese in giro sia dei tifosi che dei giocatori, ha mantenuto la calma. Impressionante. Mantenere la concentrazione sotto pressione non è un'impresa facile. Assolutamente. La sua determinazione ha davvero brillato in quella stagione. Nonostante le difficoltà, ha ottenuto qualche successo degno di nota? Sì, ha fatto una stagione straordinaria e ha dimostrato che i suoi critici si sbagliavano. È davvero stimolante. Dimostra resilienza di fronte alle avversità. Esatto. È un promemoria che il duro lavoro può portare al successo. Lezione 26. Comprendere le differenze. Spesso i pregiudizi derivano dalle circostanze della nostra nascita, non è vero? Sì, e a volte le nostre differenze sono così profonde da creare divisioni. È un peccato, soprattutto quando condividiamo lo stesso continente. Assolutamente. Viene da chiedersi come possiamo colmare queste lacune. L'istruzione e il dialogo aperto sono essenziali per comprendersi a vicenda. Certamente. L'empatia gioca un ruolo fondamentale nell'abbattimento delle barriere. Hai notato iniziative volte a promuovere l'inclusività?
Sì, ci sono più programmi incentrati sulla promozione della diversità e dell'accettazione. È incoraggiante. È un passo verso una società più unita. Lezione 27. Preferenze alimentari. Lo terrò a mente. Hai un supermercato preferito? Sì, mi piace molto fare la spesa al mercato biologico locale. Sembra fantastico. Cosa ti piace di più? Apprezzo i prodotti freschi e la varietà dei prodotti locali. Questo è sempre un vantaggio. Anche sostenere gli agricoltori locali è importante. Certamente. È bello sapere da dove proviene il mio cibo. Hai provato qualche nuova ricetta con gli ingredienti che compri lì? Sì, ho sperimentato diversi tipi di frutta e verdura. Sembra divertente. Cucinare con ingredienti freschi può essere davvero gratificante. Lezione 28. Impatto economico. Con un tasso di disoccupazione così elevato, la popolazione locale trarrà davvero vantaggio dai nuovi posti di lavoro? La risposta sembra essere sia sì che no, a seconda di vari fattori. Interessante. Quali fattori influenzano questo risultato? Beh, il tipo di posti di lavoro creati e la loro accessibilità giocano un ruolo fondamentale. Assolutamente sì. Se i lavori non sono adatti alla popolazione locale, non servirà a molto. Esatto. Inoltre, formazione e istruzione sono essenziali per ottenere benefici a lungo termine. Quindi non si tratta solo di creare posti di lavoro, ma anche di garantire che siano sostenibili. Sì, e assicurandosi che le comunità locali siano coinvolte nel processo. Sembra un approccio equilibrato allo sviluppo economico. Lezione 29. Efficienza editoriale. È affascinante vedere quanto la tecnologia abbia fatto passi avanti nel mondo dell'editoria. Sì, e ci consente di pubblicare articoli più rapidamente e a costi più bassi. Esatto. È incredibile pensare all'efficienza che abbiamo oggi. Sia la spedizione settimanale che gli orari si sono adattati a questo cambiamento. Assolutamente sì. Si tratta di stare al passo con il mondo frenetico in cui viviamo. Hai notato come le piattaforme digitali hanno cambiato il nostro modo di leggere? Sì. Gli e-reader e gli articoli online rendono le informazioni estremamente accessibili. Ma è un'arma a doppio taglio. A volte la qualità può risentirne. Vero. Nel settore editoriale è fondamentale bilanciare velocità e qualità. Lezione 30. Tempistica dei trasporti. Di solito gli autobus passano ogni 10-15 minuti, a seconda del percorso. Davvero comodo. Sono puntuali durante tutto il giorno? Dipende dall'ora del giorno, ma in genere mantengono un buon programma. Che rassicurazione! Odio aspettare a lungo alla fermata dell'autobus. Anch'io. È bello sapere che non dovrai aspettare per secoli. Ci sono percorsi particolari che ritieni più affidabili? I percorsi principali tendono ad essere più costanti, soprattutto nelle ore di punta. Buono a sapersi. Farò in modo di attenermi a queste regole quando sarò in viaggio.
Sì, pianificare il tuo viaggio può fare la differenza. Lezione 31. Apprendimento di nuove competenze. Ho deciso di provarci e imparare qualcosa di nuovo quest'anno. Che emozione! Segui corsi o impari da solo? Preferisco seguire le lezioni perché le trovo più strutturate. Ha senso. Avere un insegnante può aiutare a chiarire le cose rapidamente. Esatto. Inoltre, interagire con gli altri mi mantiene motivato. Sono d'accordo. A volte le attività di gruppo possono rendere l'apprendimento più piacevole. E tu? Come preferisci imparare? Di solito imparo da solo, utilizzando risorse online e video. Anche questo è un ottimo approccio. Permette flessibilità nei tuoi impegni. Lezione 32. Servizi complementari. No, la sostituzione non ti verrà addebitata, è gratuita. È fantastico sentirlo. È sempre bello quando le aziende offrono servizi gratuiti. Assolutamente sì. Dimostra che hanno a cuore la soddisfazione del cliente. Sì, e può davvero fidelizzare i clienti. Hai mai avuto una brutta esperienza quando qualcosa aveva bisogno di essere sostituito? Per fortuna no, ma ho sentito storie di aziende che chiedevano un extra. Può essere frustrante. È confortante quando un'azienda si assume le proprie responsabilità. Esatto, mi rende più propenso a tornare nei posti in cui i clienti vengono trattati bene. Assolutamente sì. Un buon servizio può fare la differenza nella nostra esperienza. Lezione 33. Opzioni di noleggio. Dovremmo esaminare gli affitti disponibili nella zona desiderata. Sì, sembra un'idea. Dovremmo prenotare direttamente o tramite un'agenzia. A volte prenotare tramite un'agenzia può offrire soluzioni migliori. È vero, spesso hanno accesso ad annunci che non sono online. Esatto. Inoltre, possono aiutarti con qualsiasi domanda o dubbio. Ma pensi che valga la pena spendere di più? Potrebbe esserlo, soprattutto se ti fa risparmiare tempo e fatica. Capisco il tuo punto di vista. Avere qualcuno che si occupi dei dettagli può essere un sollievo. Certamente. Valutiamo le nostre opzioni prima di prendere una decisione. Lezione 34. Richiesta vuota. Penso che dovremmo fare un brainstorming su ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro progetto. Ottima idea. Cosa pensi sia più importante? Credo che dovremmo iniziare delineando i nostri obiettivi principali. Sì, avere obiettivi chiari guiderà i nostri sforzi. E poi possiamo suddividere i compiti per renderli gestibili. Esatto. È più facile affrontare piccoli progetti che un unico grande progetto. Dovremmo stabilire delle scadenze per ogni compito. Sembra ragionevole. Ci aiuterà a rimanere sulla buona strada. Perfetto. Iniziamo il nostro piano. Lezione 35. Avventura con le forniture artistiche. Sono entusiasta di questa gita al negozio di articoli artistici, sarà una giornata divertente e produttiva.
Anch'io. Non vedo l'ora di vedere tutte le forniture che riusciremo a trovare. Hai in mente un progetto specifico per i tuoi nuovi materiali? Sì, ho intenzione di iniziare un dipinto a cui ho pensato. Sembra fantastico. Che colori pensi di usare? Sono attratto dai colori vivaci, danno davvero vita all'arte. Sono d'accordo. I colori vivaci possono aggiungere molta energia a un pezzo. Esatto. Spero anche di trovare qualche pennello particolare in negozio. Sarebbe fantastico. Strumenti diversi possono davvero cambiare la tua tecnica.